Buongiorno ragazzi, io sono Albe, questa è Radio Complotto e come sempre diamo inizio a una nuova puntata della rubrica Non succede mai un Siamo su YouTube e visto che ci hai trovato, ricordati di seguirci. Se ti va ti puoi abbonare per avere accesso in anteprima ai nostri contenuti. Ricordati di lasciare un like sotto il nostro video se ti è piaciuto e di commentare se ti va, ma siccome oggi le notizie sono tantissime, andiamo a bomba sul nostro TG satirico, quindi regia sigla! Litcomp Radio o Radio Complotto. Buongiorno signore e signori, benvenuti alla rubrica dal titolo Non succede mai un Ed eccoci qua, iniziamo subito con la carrellata di notizie, non perdiamo altro tempo. Let's go! Mostriamo questo video del Belgio, la rabbia degli agricoltori questa sera a Turnhout nella regione fiamminga, le proteste iniziano a diffondersi in tutto il Belgio. Ragazzi, si va avanti e si procede spediti. Nice. Andiamo avanti, immagine il partito Germania, il partito FDP della coalizione di Scholz è sotto pressione con la sua attuale popolarità, rischia di lasciare il Parlamento. La quota del FDP, guidato dal ministro delle finanze Christian Lindner, è scesa al 4%, scendendo al di sotto della soglia necessaria per mantenere un seggio per la prima volta dal 2015. Andiamo avanti con le notizie. Abbiamo la Francia. A Parigi si prepara al blocco. Lunedì gli agricoltori hanno annunciato l'intenzione di iniziare un assedio della capitale per un periodo indefinito. Macron gli sta venendo la cagarella e di conseguenza prepara la polizia o l'esercito o quel che sia. Evergrande, perché il crollo di Evergrande? Del gigante immobiliare cinese Evergrande è un evento importante nel processo di affossamento della Kabbalah. I più grandi fondi di investimento del mondo, BlackRock e Vanguard, sono tra i maggiori azionisti del gigante immobiliare cinese Evergrande, caso strano. Vanguard e BlackRock sono fondi coinvolti in tutti i settori, i media, il mondo accademico e la politica, il settore farmaceutico, eccetera, eccetera. Mondo accademico, Andiamo avanti. Questa qua è bella, Wow. La luna si restringe, esperti lanciano l'allarme, famiglie... faglie che cazzo lei? Faglie e terremoti, più rischi per le missioni umane, quindi sempre più difficile centrarla. Jack Schmidt having a few problems. Possono dire che non ci sono mai stati, quindi devono creare, leggo il post, il presupposto o i presupposti per dire che sarebbe troppo rischioso per una missione umana. Se sbagliano mira rischiano di mandarli nel casino cosmico. Ok, andiamo avanti, prossima notizia. Il miliardario di sinistra George Soros sta versando ingenti somme di denaro in Texas nel tentativo di far passare lo Stato ai democratici. C'è sempre il suo zampino in tutte le Andiamo avanti con le notizie. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, il caso portato dal Sudafrica contro Israele non ha senso perché non c'è stato alcun genocidio intenzionale. Stop it. Get some help. Che pezzi di Il numero effettivo di morti civili a Gaza è pari a 0. What? È una vergogna, guarda, è proprio una vergogna, è uno schifo. Andiamo avanti con le notizie. Agricoltori in Francia, i francesi non scherzano, sarà il primo paese dell'UE a cadere? Io ne sono sempre convinto, però stiamo a vedere perché gli sviluppi sono molto belli. Andiamo avanti. Un altro video della Francia, che fa vedere gli agricoltori contro la polizia. Praticamente si vede questa camionetta della polizia spruzzata di in una maniera impressionante. Quindi sono fantastici, ragazzi, sono fantastici. Andiamo avanti. Ecco qua un altro video. Non esiste dimostrazione scientifica che la CO2 causi riscaldamento del clima.
Non ho opinioni ma fatti validati e ripetibili. Nessuno ha mai dimostrato che le emissioni di CO2 umane causino riscaldamento climatico. Se ciò potesse essere dimostrato, poi si dovrebbe dimostrare che il 97% delle emissioni naturali non causano il riscaldamento climatico. Quando abbiamo avuto riscaldamento globale da 650 a 6000 anni, dopo abbiamo avuto un aumento di CO2. Abbiamo a che fare con una frode scientifica e se lo dice lui, probabilmente sarebbero capaci anche di radiarlo, di andare su Wikipedia e scrivere che è un ciarlatano, questi fetenti pezzi di... Andiamo avanti. Francia, no, Italia, un caso recente, una vecchietta. Sentiamo le parole. Con tutto rispetto, signora, non è il mio presidente. No? No, E di che paese? io non l'ho votato. Non l'ho scelto io, non lo riconosco. Non l'ho scelto io. Questa vecchietta, come avete ben visto, chiede, no? Cosa ha detto il presidente? E il carabiniere gli dice: non è il mio presidente. Ok, ognuno può esprimere la propria opinione, però poi uno non vota, non fa, non dice. Poi il lavoro cosa dice? Di menare dei manifestanti, se non erro erano pro Palestina, sono stati malmenati, ok? La vecchietta è stata tirata fuori da quel mucchio, come si vede nel video, ma hanno poi menato chi protestava, quindi... Abbiamo Lagarde. Nella UE si teme che Donald Trump possa essere rieletto a novembre. Donald J. Trump is now President of the United States. Christine Lagarde ha rotto la tradizione della BCE di non commentare la politica nel corso di un'intervista a France 2. Oh, noi tifiamo perché crolli tutto questo schifo, questo nazismo mascherato da democrazia. Ma andiamo avanti. Questa è bella, un'altra notizia. Abbiamo qui il leader del partito rumeno ASR vuole annettere parte del territorio dell'Ucraina e lasciare la NATO. Wait a minute! Sempre più persone. Il piano rumeno è semplice: togliere la Bucovina, allontanare la NATO e fare la pace con la Russia. Non succede mai. Ma andiamo avanti. Oltre alla Romania si aggiunge Laszlo Torokai. Se l'Ucraina cade chiederemo la Transcarpazia. Anche l'Ungheria vuole un pezzo di terra ucraina. Torokai si è anche espresso a favore del rafforzamento dei legami con i paesi non occidentali e ha accusato l'UE di tentare di colonizzare l'Ungheria. Da qui la famosa battuta: qual è lo stato più lungo del mondo? L'Ungheria. Ha fatto la battuta! Regia, questa tagliatela per favore. No. Andiamo avanti. Insider paper: Elon Musk assume 100 moderatori di contenuti per combattere i post sugli abusi sui minori. Reuters. Andiamo avanti. Cosa abbiamo qui? Un video. Much later. È già qualche giorno che gira questo video. Ultime notizie, quindi non sono più ultime. Texas ha osservato un insolito movimento di carri armati delle forze di difesa texane. Circolano voci cui questi carri armati sarebbero pronti al combattimento in risposta alla potenziale presenza militare dell'amministrazione Biden nello stato del Texas. Vedremo che cosa accade. Anche il mondo dello spettacolo, io ricordo che erano tutti schierati contro, quindi abbiamo il nostro Snoop Dogg, rapper americano, che potrebbe dover sostenere il presidente Trump. Non sottovalutare il cambiamento di paradigma in atto, sta lentamente diventando tagliente nel mondo della cultura pop supportare
Donald J. Trump. L'establishment è assolutamente fregato. More globally regarding democracy. I also feel Sappiamo benissimo che il mondo della musica è molto controllato e molto influente anche a livello politico per determinate cose. Se fate le vostre ricerche scoprirete che la musica è... I love the establishment. Yay! Abbiamo un articolo... abbiamo un articolo di Repubblica che non si smentisce nel fare schifo. Prende le proteste degli agricoltori con i trattori e fa un titolo che è vergognoso, no? L'Europa ci affama, così neofascisti e Novax cavalcano la rivolta dei trattori italiani. Fate schifo, siete vergognosi, siete delle che c'entrano i Novax e i neofascisti con i trattori. Vergognatevi. Miserabile che non sei altro. Un'altra notizia, eccolo qua il nostro pezzo di Tedros, il capo dell'OMS, ammette che coloro che fanno controinformazione Michael and I ostacolano l'agenda del nuovo ordine mondiale. Prendetela nel... E questo post scrive: la notte dovete sognarci, gli incubi dovete avere, i vostri piani devono fallire, bastardi pezzi di... Ma andiamo avanti. No, ho trovato un bel video. vediamo. Il TG2 L'uomo e consentirà di connetterlo ad un computer. L'annuncio è arrivato da Elon Musk. Giulia Apollonia. Chi non può più digitare al computer, sul cellulare perché ha perso l'uso degli arti, potrà forse farlo un giorno attraverso un impianto come questo. Il suo nome è Telepathy, un microchip senza fili impiantato nel cervello umano, capace di collegarsi a un dispositivo esterno. Dotato di 64 filamenti più sottili di un capello, è in grado di tradurre il pensiero in movimento, inviando impulsi cerebrali direttamente a una app che decodifica la volontà della persona. Il paziente sta bene, ha annunciato Elon Musk, cofondatore della startup che ha ottenuto il via libera dall'FDA, la massima autorità sanitaria americana. I neuroni trasmettono, il chip traduce i segnali. Lo scopo è connettere il cervello umano ai computer per ripristinare funzioni come il movimento o la parola, nel caso del Parkinson o di altre malattie. È come se un individuo come Stephen Hawking, il grande scienziato britannico paralizzato dalla SLA, potesse comunicare più velocemente di uno speaker o di un dattilografo, ha detto Musk, ma l'ambizione è anche quella di potenziare le capacità umane, arrivando in futuro a una relazione simbiotica fra uomo e intelligenza artificiale. Ok, se possono essere utilizzati per aiutare a chi ha perso le funzionalità degli arti ci sta, però non deve diventare poi un qualcosa che ci devono imporre come hanno imposto pochi anni fa, no? Tipo TSO e robe del genere. Tutto può essere usato nel bene e nel male, bisogna capire nelle mani di chi finisce una certa tecnologia, ma nel futuro vedremo e nel caso combatteremo qualora lo volessero usare per altri scopi. This is absolutely sugoi. Ma adesso andiamo avanti e iniziamo col primo articolo. Il secolo d'Italia, Papa Francesco non teme uno scisma sulle coppie gay, nella chiesa ci sono sempre stati gruppetti. No! Mi sento un parroco di una parrocchia molto grande, va bene, lasciamo perdere. Ma andiamo da ANSA che intitola Evergrande, ordine di liquidazione del Tribunale di Hong Kong, mancato accordo con i principali creditori. Andiamo avanti. James Porrazzo fa un tweet che mi incuriosisce, occhio, non sono notizie confermate, però lascia spazio a altri pensieri, no? Prigozhin in Texas, punto di domanda. Ultime notizie, rapporti non confermati secondo cui il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è stato visto in Texas addestrare la Guardia Nazionale del Texas in preparazione alla scissione della Repubblica del Texas degli Stati Uniti. Prigozhin era ben noto per aver legami su entrambi i lati del confine messicano.
Io mi ricordo di aver visto truppe americane che addestravano ucraini su Instagram di un reporter della CNN, se non mi sbaglio, ma foto vecchie, cioè non ci hanno mai nascosto niente, e quindi non mi stupirei se fosse questa cosa fosse altrettanto fatta dall'altro lato. Andiamo avanti, abbiamo la Rai, Zelensky senza il sostegno americano a Kiev. L'Europa sarà solo contro la Russia. Sostegno USA bloccato dai repubblicani, Trump con me presidente, la guerra non sarebbe mai scoppiata. Effettivamente è vero. Financial Times, un piano UE per sabotare l'economia ungherese se bloccherà gli aiuti di Kiev, truffa per 40 milioni di euro sugli acquisti di armi. Ma perché? La Rai è penosa, devono dire qualcosa, la stanno dicendo ma restano penosi. Un tweet che mi ha... questo si chiama Ninja Stunts, no? E c'è scritto ma sei ritardato? A chi è riferito questo tweet? A Stephen King, oh signore. A few moments later. Stephen King cosa dice qua? Vediamo. L'economia, ecco perché è tutto collegato, il mondo dello spettacolo e quant'altro, si espongono, parlano di che quale lobby fanno parte di... Stephen King, l'economia è più forte che mai adesso in America. Sotto Trump è stato un disastro. Chi conosce la verità sa che... Andiamo avanti. Ultramaga King Woman, ultime notizie. Abbiamo qua il nostro bel video della nostra Hillary Clinton. I democratici si stanno ufficialmente preparando per una transizione pacifica del potere con Donald Trump. Hillary Clinton ha appena affermato che i repubblicani del MAGA ruberanno le elezioni. Loro nel 2020 che hanno fatto non si sa. Gli Obama hanno affrontato la preoccupazione che Biden non sia in grado di vincere per i democratici, ma non era in grado di vincere per i democratici neanche 4 anni fa. E andiamo avanti. Joe Biden, eccolo qua, il maili online. Joe Biden ha incontrato il presidente. Vi faccio vedere qua sotto il mitico sfondo che abbiamo fatto dalla regia con il nostro Hunter Biden, figlio di Joe Biden. Notizia, ha incontrato il presidente del gigante petrolifero cinese Ye Jianming. È ora scomparso, ma ha affermato che stava solo controllando il figlio tossicodipendente, secondo il socio di affari di Hunter. L'incontro è avvenuto nel periodo in cui $3 milioni sono stati trasferiti dalla società cinese ai soci della famiglia Biden. Vabbè, poi c'è l'articolo e vi andate ad approfondire se volete approfondire, ma andiamo avanti. Un tweet di Illuminati Bot, sempre account satirico di X, gli Illuminati. Il patrimonio netto fa riflettere. Il patrimonio netto di Trudeau nel 2020 era circa $10 milioni. Ora alla fine del 2022 sono $385 milioni. Guadagna 351 milioni come primo ministro. Dove sono le sue dichiarazioni dei redditi? Quindi il signorino è stato premiato per aver obbedito e aver fatto quello che gli veniva chiesto dal governo ombra che sta sulle teste di tutti i nostri... Questo post di Cesare Sacchetti mi fa riflettere. La nuova falsa eroina dei media mainstream si chiama Ilaria Salis. C'è sconcerto e stupore perché è stata incatenata a mani e piedi, ma non si dice che questa tipa ha aggredito diverse persone in Ungheria, causandogli gravi lesioni. E che queste misure di contenzione sono state probabilmente necessarie per tenerla a bada. Da notare poi il tempismo con il quale è uscita questa storia nella settimana nella quale si discute dell'approvazione del bilancio europeo con Orban sottoposto al ricatto dall'UE e del suo terrorismo finanziario. Avete capito come vi infangano quando non obbedite a quello che vogliono loro, Pezzi di... Imola oggi, io quando vedo questa faccia di Speranza, la commissione Covid fa male al paese. Non abbiamo nessuna paura. Non mi sembra la faccia di uno che non ha paura. E sotto ci divertiamo con i meme. Ai, fanno morire.
mi fanno morire, bravi ragazzi con i meme, la battaglia dei meme wars. Andiamo avanti. Questa notizia mi è piaciuta tantissimo. Oggi in Puglia non, perché è del 30 gennaio, quindi ieri. Oggi in Puglia bruciate le bandiere della Coldiretti al grido di venduti. Quindi sottoscrivono: i sindacati sono esattori dello Stato e non fanno gli interessi dei lavoratori. Ma tutte le persone sveglie lo sanno, no? E quindi qua noi abbiamo un video dove si vede che viene data fuoco alla bandiera della Coldiretti. Quindi gli agricoltori in Puglia ne hanno pieni di questi qua che dovrebbero fare i loro interessi, invece se li a sangue, no? Per bene. Comunque andiamo avanti. Scandalo, sempre Illuminati bot. Jeffrey Epstein era un falso miliardario creato dai servizi segreti. La sua isola privata funzionava come un enorme giro di traffico sessuale minorile utilizzato per raccogliere i ricatti sull'elite globale, miliardari, celebrità e politici. La verità, scrive: i trattori marciano pure in Spagna. Quindi si sta allargando sempre di più. Macron e Attal giustificano l'Europa. Discorso pragmatico. Ho letto. Discorso programmatico del neo premier in Parlamento. Meno UE significa meno potenza per la Francia. Anche il presidente invita a non dare tutte le colpe a Bruxelles. No, poverini, c'entrano un La rabbia degli agricoltori intanto si allarga, ma andiamo avanti. Account parodia Peppe Brillo, da non confondere con Beppe Grillo. Fatemi capire, gente che esultava quando venivano fatti dei TSO a dei ragazzi che rifiutavano la museruola, ora piange per le catene poste a una martellatrice alle spalle in 10 contro 1, quindi stiamo parlando della ragazza di cui abbiamo parlato prima in Ungheria. L'ultima notizia che mi è capitata oggi, per farvi capire com'è buona l'aria che respiriamo, specialmente qua al nord, no? Se sei nella pianura padana hai vinto il premio di aria peggiore di tutta Europa. Yeah, guardate che bella la cartina, sognatevela di notte. Neve chimica sulla pianura padana. Di cosa si tratta? Loro dicono che è colpa dello smog. Nelle province di Parma e Verona si è verificato il fenomeno della neve chimica che ha imbiancato auto, tetti, strade. Eccoci qua ragazzi, è finita anche oggi un'altra puntata della rubrica Non succede mai un quindi vi ricordo che sotto il video verranno messi in evidenza il link per la musica del benessere, dei prodotti per il benessere psicofisico. Qualora voi vogliate che noi continuassimo a fare questo podcast, c'è un link di PayPal per poter fare una donazione a noi, per farci sentire il vostro affetto e quanto apprezziate il lavoro che noi facciamo. Inoltre vi ricordo della collaborazione che abbiamo iniziato da poco con Il Natura. Il Natura vende dei prodotti in Germania. Noi stiamo dando una mano per ampliare il mercato anche in Italia. Troverete il link in descrizione. Grazie a questo link potrete usufruire dello sconto del 15% per l'acquisto di questi prodotti per il benessere. Quindi dategli un'occhiata se vi va e acquistate. Già ho visto che molte persone li stanno acquistando, ci fa piacere di poter dare una mano a questa azienda tedesca e Il Natura. Inoltre vi ricordo, qualora YouTube ci dovesse bloccare, abbiamo il nostro canale Rumble, quindi iscrivetevi, abbiamo il nostro canale TikTok per gli shorts che vengono caricati anche su YouTube, il nostro canale Telegram con relativa chat, mi raccomando, sempre entrate in tanti e chiacchierate in maniera costruttiva e civile. In che senso? E in più il nostro account di X, dove posteremo tutti gli aggiornamenti e le nuove puntate quando usciranno. Detto questo è tutto dal vostro Albe. Un saluto, un abbraccio, un bacio, ciao. Vai!